Ciao e benvenuto in questo piccolo video. In questo video andiamo a vedere come si fa a collegare LDAP al nostro firewall FortiGate. Allora, l'operazione in sé per sé è molto semplice. Io ho già il mio Windows Server qui. In questo dominio io ho creato un'unità organizzativa che si chiama VPN Users Group, che non c'è niente al momento. Poi qui dentro a Users ho creato un gruppo che si chiama Remote VPN Users, perché in futuro, se sei interessato, posso fare un video per farti vedere come si fa a creare il server VPN, l'SSL VPN per i client, per i computer remoti, usando le credenziali da Active Directory. Allora, per far questo va qui su User Authentication, LDAP Server ovviamente, crea uno nuovo e lo chiamiamo LDAP Server. Ovviamente il nome puoi scegliere e mettere quello che ti pare. Indirizzo IP del server, common name, qui mettiamo il SAMA account name, poi password scegliamo regular e qui mettiamo tutta la query dell'Active Directory, quindi cn administrator. Io uso in questo caso non ho fatto l'uguale, uso l'utente administrator, però ovviamente in un ambiente reale di produzione devi creare un utente apposta. Poi users dc uguale crazynet virgola dc uguale local. Qui ovviamente la password, test connectivity successful. Ok, e questo funziona. Ora qui distinguished name, clicca su browse e dovrebbe apparire tutta la lista, eccola qua. Clicca su questo, anche se non succede niente, te lo dovrebbe mettere qui e premi ok. A questo punto andiamo su user groups, create new, lo chiamiamo SSL VPN perché, come ho già detto prima, in questo caso l'idea è di crearlo per gli utenti della VPN. Add remote server LDAP e qui dovrebbe apparire tutti i gruppi. Bene, se io scendo ho il mio gruppo VPN users, ok, ok. A questo punto vedi, qui c'è il gruppo e SSL VPN. A questo punto si può utilizzare questo poi per creare, tramite qui VPN SSL Portal o VPN SS Client, si può creare il portale e poi usare l'LDAP per far sì che gli utenti si possano poi collegare con il nostro server firewall VPN e in remoto. Spero che questo video ti sia stato d'aiuto. Se così è, lascia un mi piace, e se vuoi vedere invece come si fa a configurare il portale e i client per la VPN con l'utilizzo di LDAP, lasciami un messaggio e lo farò per te. Grazie di aver guardato questo video.